Salve a tutti, in questa lezione vi condurrò alla scoperta di come eseguire correttamente alcuni particolari del volto. In particolar modo faremo occhi, naso e bocca in posizione frontale. Iniziamo subito prendendo un foglio, vi faccio vedere come disegnano l'occhio coloro che non sanno alcune regole e questo è sbagliato. Vi faccio vedere invece come partire. Ci sono vari metodi. Innanzitutto si può partire sempre da questa forma ovale, poi tracciando all'interno la pupilla e l'iride, vedrete come dovremo fare in maniera tale che l'iride rimanga e la pupilla un po' coperta dalla palpebra, perché altrimenti risulterebbero gli occhi sgranati, come nel soggetto che vi ho mostrato precedentemente, che risulta generalmente errato. Quindi si può andare poi a scurire la parte superiore, fare le ciglia e poi dettagliare. Non è questo il caso che vi debba far vedere con precisione il dettaglio, diciamo, della sfumatura e del chiaroscuro, però ecco, questo serve per farvi capire il giusto modo di procedere. Altrimenti si può fare con un'altra tecnica, che è quella di partire direttamente dall'iride della pupilla, tracciare appunto una griglia al centro per posizionare correttamente le varie parti dell'occhio e poi ricordarsi comunque sempre di tenere la palpebra un po' socchiusa, che va a coprire appunto parte dell'occhio. Poi si procede normalmente a chiaroscurare, ottenendo per far emergere vari effetti. Logicamente più si scurisce l'iride nel contorno e più verrà un occhio chiaro, con uno sguardo più intenso e luminoso. Logicamente anche qui poi andranno posizionate le ciglia, le sopracciglia. E ora vi vado a far vedere, per esempio, come si fa un naso. Generalmente il naso viene fatto così, marcando anche molto le linee, diciamo, del setto nasale. In realtà questo non si fa. Io vi consiglio di partire da una sorta di triangolo, poi stare entro la misura degli occhi, tracciatevi delle linee che poi andremo a cancellare e poi a questo punto dovremo iniziare a disegnare le varie narici stando entro la misura del triangolo che vi ho disegnato. Allarghiamo, vedete, le narici e poi andremo a stringere il naso perché non rimane largo quanto gli occhi, nella parte alta è più stretto e poi anche qui facendo un lavoro di chiaroscuro potete ottenere gli effetti voluti e più precisi. Si può prendere poi una gomma e cancellare le parti che non ci servono, si può usare anche una gomma pane per alleggerire il tratto, si può prendere anche uno sfumino volendo per realizzare delle sfumature. Logicamente qui il naso presenterà una parte più sferica anche in corrispondenza delle narici e quindi poi in base al chiaroscuro che metteremo si formerà proprio il naso senza aver bisogno di tracciare delle linee pesanti, ma il volume emergerà attraverso proprio il chiaroscuro e questo lo vedremo anche per quanto riguarda la creazione per esempio di una bocca. Ora vi prendo uno sfumino per farvi vedere. Ora prendo lo sfumino e con questo uno può andare a dettagliare, a sfumare, a chiaroscurare. Non ve lo farò in questa sede, è solo per darvi un accenno di quello che uno può fare. Come nell'occhio, l'occhio si può andare sempre più a perfezionare il dettaglio e quindi si va sempre più a lavorare in maniera precisa. Questo richiede però più tempo, diciamo, di una spiegazione così veloce, solamente mirata a farvi capire come si disegna correttamente l'occhio. In questa lezione poi vi faccio vedere come evitare errori nella costruzione di un volto, nei particolari dell'occhio, abbiamo detto del naso e della bocca frontali. In prossime lezioni vi mostrerò la posizione di tre quarti e la posizione poi invece di profilo. Seguitemi, non perdete
i video che pubblicherò, quindi vi invito a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi un like se il video vi è sembrato utile e vi è piaciuto. Andiamo adesso a disegnare la nostra bocca. Anche qui la bocca come non si fa? In questa maniera non si disegna una bocca e la maggioranza fanno così, fanno il labbro superiore e inferiore della stessa misura. In realtà il labbro superiore generalmente è meno spesso e quello inferiore è un po' più carnoso. Si può iniziare mettendo degli ovali, 2 più piccoli per il labbro superiore e 1 più grande per quello inferiore. La bocca ricordatevi che è larga non oltre la metà delle pupille, tirando giù una linea dalle pupille, e quindi non fate una bocca troppo larga a meno che uno non stia ridendo. Anche qui in questo caso bisogna andare comunque a chiaroscurare e logicamente la parte dove le labbra sono serrate sarà più scura, poi farete l'ombreggiatura in base al soggetto. E anche qui vi voglio ricordare come non è corretto marcare per esempio il labbro superiore in maniera molto accentuata. Questo perché l'ombra che si crea darà il volume senza dover marcare la linea di contorno, il profilo delle labbra, e quindi basterà per esempio mettere la parte superiore del labbro un po' più scura e dare questo movimento proprio per rendere il soggetto molto più veritiero. Anche qui poi andremo comunque sempre a perfezionare in base alla tipologia di labbro, in base al soggetto che avremo davanti. Ecco, logicamente in base a come batte la luce, poi andremo anche qui a mettere i punti luce e le ombre usando una matita anche morbida, e sicuramente è interessante che usiate anche fogli adatti. Io qui vi ho fatto appunto i vari elementi di un volto frontale, e vi voglio far notare anche un'altra cosa. Se prendiamo per esempio anche un volto di profilo, poi andremo a farlo la prossima volta, io qui ho preparato per voi uno schizzo, no, di un volto di profilo. Vi accorgerete che esistono dei canoni anche di bellezza, di rimandi ben precisi, rapporti ben precisi tra il mento, la bocca o per esempio il naso, e si dice che quanto più il naso, la bocca e il mento sono allineati, cioè stanno entro una linea, tanto più una persona è bella, per quanto riguarda almeno il profilo. Ma di questo vi parlerò anche in una prossima lezione che vi invito a seguire. Grazie per avermi seguita. Ciao ciao!